o sei anche un po' preoccupato da questa astinenza da vittoria che sono quasi 2 mesi adesso? No, io sono sempre fiducioso perché la fiducia è contagiosa, per cui sono sempre fiducioso, un po' come la sfiducia, però io preferisco essere fiducioso. E ho visto dei miglioramenti che avevo visto anche altre volte, e poi siamo tornati un pochettino indietro, per cui non è solo quello che ho visto, è la conoscenza dei miei calciatori, che ora ho abbastanza approfondita, che mi fa stare abbastanza tranquillo, perché sì, è vero, ci sono stati questi piccoli passi indietro poi in questo percorso che abbiamo fatto fino a questo momento, però io vedo sempre molta applicazione, molta disponibilità. Mi sembra di vedere anche una maturazione in base alla conoscenza di quello che è il tragitto, il percorso che dobbiamo fare ancora per arrivare in fondo. Questo è fondamentale, perché dobbiamo fare punti. Prima mi chiedevate, bisogna continuare a vincere, adesso bisogna tornare a vincere, e bisogna probabilmente usare qualità differenti, ecco, a quelle che si usavano prima, però poi la disponibilità, la professionalità, la forza mentale che hanno questi calciatori è indubbia, per cui io sono fiducioso. Sky, in fondo, a sinistra. Non so se un termine di paragone è corretto, però più un giocatore viene pagato, più alte sono le aspettative. Visto come è andata con Dobbia e con João Mario, che ha recentemente lasciato l'Inter, volevo chiedere su D'Albert, visto che ormai il tratto di strada comincia a essere abbastanza lungo, se avevi un'idea più precisa, insomma, del perché questo giocatore non riesca a sfondare. Prima di tutto perché io gli ho preferito altri calciatori, ed è colpa mia, non è colpa sua, perché lui le qualità che ha sono indubbie. Poi venendo a giocare in un altro campionato, in un paese diverso, ad fare delle conoscenze per quanto riguarda le usanze, paese che vai, usanza che trovi, per cui c'è da fare poi delle esperienze, c'è da avere delle conoscenze. Lui diventerà un buonissimo calciatore che potrà far vedere tutte le sue qualità di quello che è la sua valutazione, il suo prezzo, perché ti riferivi a questo, ecco. Questo non vuol dire che se uno si paga molto poi deve essere molto buono. Le aspettative sono un conto, le qualità sono altre, però su di lui si può avere anche delle aspettative, perché noi ci crediamo e non lo mandiamo via, lo teniamo noi perché lo vogliamo usare noi. Rai Sport, sempre a destra in fondo. Buongiorno mister. Considerando Buonasera. che il suo arrivo ha contagiato, per quel che riguarda la fiducia, tutto un intero ambiente che era molto depresso, compreso quello dei tifosi, e c'è stata una svolta netta anche sotto il profilo dei risultati, quanto è frustrante per lei, e quando magari finirà la pazienza, di fronte a un caso come quello di Ramires, che poteva essere un giocatore molto importante per voi e che invece sembra non possa arrivare, non si capisce bene per quale motivo, insomma? Prima di tutto l'allenatore bravo non è quello che piace, ma è quello che fa fare delle cose che piacciono ai calciatori, per cui il fatto che io fosse apprezzato conta poco. L'essenziale è che io faccia delle cose fatte bene per i calciatori, non per piacere io. Sono calciatori che danno le valutazioni. E poi è chiaro che è un mercato difficile per qualsiasi società, ci sono
dei limiti, ci sono delle barriere alle quali non possiamo andare di là, per cui bisogna sapersi accontentare, bisogna saper poi usare bene il materiale che abbiamo a disposizione, e noi di materiale ne abbiamo, per cui la differenza non la può fare, come diciamo sempre, quello che ci manca, la differenza la può fare quello che ci abbiamo a disposizione, quello che c'è. È essenziale usarli bene. Secondo me, sotto questo aspetto, qualcosa di meglio io devo cercare di fare. Gazzetta dello Sport in fondo a destra e poi Corriere dello Sport qui davanti. Buonasera mister. Buonasera a lei. Le volevo chiedere di Rafinha, dove lo potremo vedere, in che zone del campo penso di poterlo utilizzare? Mentre Lisandro, ho già detto prima a Inter TV che è un calciatore abbastanza definito, perché si vede che è un difensore centrale, però un difensore centrale di quelli che conoscono come le sue tasche il ruolo, nel senso che è entrato subito a piedi pari, perché già comanda tutti i compagni, già prende decisioni, già si sente dentro quello che è il clima dove bisogna riuscire a respirarci dentro, essendo un calciatore dell'Inter, ecco. Rafa è uno che si può usare da più parti. Si può usare da più parti perché ha quella qualità nello stretto che si verifica ora nel calcio attuale, cioè le dimensioni sono sì 60% 10, però poi vai a giocare in dei campettini da minicalcio, si verificano poi questi mini campetti durante la partita dove bisogna giocare nello stretto e dove bisogna avere qualità tecnica e rapidità, perché ti saltano addosso oppure le squadre si abbassano e ti aspettano tutti. Allora bisogna essere bravi a sapersi comportare in queste misure ridotte, e lui in questo è perfetto, per cui può giocare esterno perché ci ha già giocato, può giocare centrocampista offensivo perché l'ha già fatto, può giocare trequartista perché probabilmente quello è dove sta più comodo di tutti, però è uno che conosce il calcio, per cui diventa tutto abbastanza semplice, la sua conoscenza di quando va in giro su quello che fare e quello che si deve aspettare poi in base al momento che deve ricevere palla, ecco. Per cui siamo a posto, nel senso che abbiamo preso un calciatore forte. Deve mettere a posto un po' questa condizione fisica, però mi aspettavo peggio per come avevo pensato, per quello che mi avevano detto, per quello che è il tragitto di partite che non ha giocato, per quello che è il periodo che è stato fuori senza fare partite. Invece l'ho visto pronto, l'ho visto reattivo e l'ho visto qualitativo com'è, insomma. Prego. Corriere dello Sport. Buonasera. Sì. Parlando prima di qualità differenti da utilizzare, forse qualcosa si è già visto con la Roma. Almeno in fase offensiva la squadra sembrava più schierata a centrocampo con un 4-3-3 più che un 4-2-3-1. E in più ci sono state una serie di verticalizzazioni centrali che spesso non si sono viste, ma quindi al di là di andare soltanto al cross, Icardi è stato servito anche in maniera diversa. Queste sono situazioni legate all'avversario, alla partita, o sono soluzioni che su cui si può insistere e vedere costantemente? Lei è uno attento, però sono cose che succedono durante le partite, questo fatto di sapersi rendere conto e di andare a creare presupposti sempre
più importanti come scelta, come giocate, come accompagnare l'azione. Effettivamente è andata così, che con il centrocampista un po' più alto abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, un po' peggio nel primo tempo. Però insomma si può usare anche questo, ed è un'arma in più. È chiaro che nel secondo tempo, essendo andati sotto, poi la squadra ha tentato di fare qualcosa di più, mentre dopo che abbiamo fatto gol e abbiamo raggiunto il pareggio ci sono stati pochi minuti, però la sensazione è che si fosse un po' accontentata perché aveva avuto il timore di perdere quella partita, e questo non deve succedere. Non deve succedere perché fra noi e l'obiettivo che abbiamo c'è il valore del tempo. Il tempo diventa la cosa da usare bene, da prendere bene in conoscenza, ecco. Perché bisogna usarlo bene, perché bisogna usare bene il tempo, bisogna trovare tempo, non dobbiamo perdere tempo e le cose vanno fatte in questo tempo che scorre. La lancetta non si ferma mai. Non è che dice ma se non ora dopo, no, tu hai un tempo per fare qualsiasi cosa. Questo va fatto ora e basta. Noi bisogna avere la consapevolezza che non sappiamo quando succederà, ma la cosa importante è che quando succede noi si sia fatto tutto con il giusto tempo, con la scelta giusta in base al tempo. Noi ora siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per arrivare a questo traguardo, a questo obiettivo, per cui non si può pensare come magari abbiamo pensato sull'1-1 contro la Roma, intanto accontentiamoci di questo pareggio, poi si vedrà dopo. No, non si vedrà dopo niente. Noi si prova a portare a casa la vittoria lì, poi ce la possiamo non fare, ma questo fatto di essere calati sotto l'aspetto della ricerca, della forza, mentre 2 minuti prima l'avevamo fatto vedere, non mi è piaciuto granché. Tutto sport. Corriere della Sera, scusate. Buonasera mister. Buonasera a lei. Volevo chiedere questo io. Nella corsa Champions tra Inter, Roma e Lazio, parliamo di quelle tre lì, oggi poi, chissà. Non ho capito. Parliamo di quelle tre lì, cioè di Inter, Roma e Lazio oggi, poi magari. Cos'è che può fare la differenza in positivo tra le tre? Mi spiego, cioè la forza, il calendario, la forza fisica, la qualità della rosa, la larghezza della rosa. Cos'è secondo lei che fa pendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che da un'altra? Ma secondo me è l'insistenza sul modo di lavorare, sul modo di fare, sulla ricerca dell'avere in base a che cosa proponi, di quello che sei. C'è uno slogan che dice per avere devi fare, e per fare devi essere, per cui si tratta giorno dopo giorno di mettersi in condizione di proporre cose che poi ti diano un risultato, ti diano una risposta, e giorno dopo giorno riuscire ad anticipare, perché lì poi la vera forza, la vera novità, ecco, quando quegli altri sono pronti, che tu proponi subito qualcosa di diverso, ossia sono pronti per aver preso quello che tu dici e poi sterzi subito e vai a qualcosa d'altro e devono essere in affanno per venirti dietro, cioè essere sempre nelle condizioni di
di arrivarci con la conoscenza, con la preparazione giusta a quello che tu fai, di modo che puoi andare allo step successivo in maniera corretta perché hai fatto bene lo step precedente. Ecco. È solo il lavoro giornaliero, il condizionamento mentale giornaliero, l'avere poi quella tecnica di dover per forza portare a casa il risultato giornaliero, cioè giorno dopo giorno io devo portare a casa un pezzettino di risposta, un pezzettino di risultato per arrivare in fondo all'obiettivo che ci siamo detti. Io quando ho iniziato a fare l'allenatore dice che si fa oggi d'allenamento? Intanto corri e vinci i contrasti. E dopo la partita com'è andata? Sì, tanto abbiamo corso e abbiamo vinto i contrasti. Non sappiamo quello che fare, corriamo e vinciamo contrasti e poi si ragiona d'altro. Stampa giapponese. Buonasera, io volevo chiedere su Nagatomo, in questa stagione lui ha giocato quasi sempre bene, penso, però improvviso non gioca più. Volevo sapere come mai, perché non gioca più. E poi c'è un'altra cosa, in questi giorni, ieri, è uscita la voce della sessione di Nagatomo. Che ne pensa? Per lui, per giocare, deve andare via? Allora, Nagatomo è rimasto, è da molti anni che è qui e tutti dicono la stessa cosa di lui, che è una persona splendida, un professionista eccezionale. Io racconto le stesse cose di quello che hanno detto quelli che mi hanno preceduto, perché anche i compagni dicono la stessa cosa. Io in questo momento qui ho 3/4 che possono giocare nel suo ruolo e ogni tanto le scelte le faccio corrette, ogni tanto le scelte le faccio sbagliate. Il suo collega prima mi diceva di D'Albert che ha lo stesso ruolo suo, come mai non gioca? È la stessa cosa. Prima qualcuno ci ha consigliato come usare Cancelo perché non giocava, è lo stesso ruolo. Santon, quando l'ho fatto giocare, è stato detto meno male abbiamo recuperato Santon perché insomma, io dico che Nagatomo è un buon calciatore, e io spero di sbagliare meno da qui in avanti nella scelta di chi gioca in quel ruolo lì, se per lei ho sbagliato. E poi per quanto riguarda il futuro, Nagatomo comincia a essere anche un calciatore maturo, per cui c'è da parlarci in base a quelle che sono le sue volontà, insomma, ecco, in base a quelle che sono le sue volontà. È chiaro che io non posso promettergli, a me mi dispiace, però non posso promettergli niente, nel senso che io, in base a quello che vedo durante la settimana, poi scelgo, mettendoci anche un po' di conoscenza dell'avversario e della situazione che si può andare ad incontrare, ecco. Per cui mi sembra di avergli risposto. Se non è contenta, lui è disponibile a un extra large. Lei ha parlato con Nagatomo. Di queste cose
se ne occupano i nostri direttori, perché poi di solito vanno a lamentarsi più dalla società che non da me quando non giocano. Comunque mi sembra un calciatore, o perlomeno mi sembra che sia nel momento che le sue intenzioni sono quelle, sì, dice, se io poi riesco ad andare in un posto dove mi promettono che mi fanno giocare, io devo andare, per sempre lo stesso discorso. Stesso discorso, perché io ho la nazionale, se non gioco nel club devo andare a giocare. Anch'io ho la nazionale, ambisco alla nazionale anch'io, non ora, dopo, quando avrò fatto il periodo all'Inter e l'Inter mi vorrà mandare via, la prima ambizione sarà la nazionale, per cui devo scegliere in base a far bene, perché per ambire alla nazionale devo fare risultati, e per fare i risultati devo far giocare i calciatori che ritengo più giusti per vincere quelle partite, ecco. Per cui è così, ma lei probabilmente sa più di me, mi sembra attrezzata. Le ultime due, calciomercato.com. Buonasera mister. Sì. Volevo chiederle se un profilo come quello di Pastore può servirle o se invece ha altre esigenze, perché in passato mi pare che lei abbia detto me ne serve uno in mezzo al campo, però si parla tanto di Pastore, allora voglio chiederle, le può servire Pastore? Perché me la fa Ramella? Allora, lui è sicuramente un grande calciatore, io non vado a interferire su quelle che sono le trattative, il mercato e via dicendo, ecco. Sicuramente ne vengo a conoscenza di tutte queste trattative, perché quando sono lì in riunione e poi me le dimentico, qualsiasi cosa mi dimentichi poi le ritrovo, basta andare su internet, le ritrovo sui giornali, per cui faccio alla svelta, insomma, a ricollegare tutto, ecco. Lui sì, è uno di quelli che abbiamo parlato, è un grande calciatore, però abbiamo parlato anche di altre situazioni, senza perdere di vista poi quelle che noi abbiamo di già, cioè con questo fatto del mercato, a volte si rischia di lasciare poi indietro l'importanza di quei calciatori che ci hanno portato fino a questo punto e che hanno creato sicuramente delle possibilità, perché noi siamo a giocarci, insomma, le posizioni dell'alta classifica con squadre forti. Questo fatto dell'assoluta attenzione di quello che verrà, che ci metterà a posto, questo mi garba poco, perché poi si butta via un valore, si butta via delle qualità, si butta via un percorso fatto, che è un percorso importante del quale noi abbiamo ancora bisogno per dare seguito a questa classifica, ecco. E di conseguenza il Pastore però è importante, perché è quello è quello che mantiene unito il gregge, perché è quello che li tiene tutti insieme, dai. Importante. L'ultima, prego. Buonasera mister. Van Oisden ha firmato un contratto con l'Inter fino al 2022. È un segnale importante da parte della società che dimostra di voler puntare su un giocatore giovane. A proposito di giovani, le volevo chiedere di Andrea Pinamonti, se rimarrà all'Inter o se in società si sta facendo una riflessione diversa. Allora, Van Oisden è un calciatore forte nonostante sia un giovane, ma già si può parlare di calciatore forte, perché se io l'avessi avuto a disposizione in questo periodo qui non avrei avuto problemi a usarlo, per quello che mi ha fatto vedere sotto l'aspetto della personalità, sotto l'aspetto del contatto
è un ragazzo che ha questi occhi espressivi, occhi profondi, dove non vuol dimostrarti con lo sguardo niente, ma poi quando lo usi vedi che si prende le responsabilità che tu gli dai. Per cui noi si aspetta tutti che guarisca, perché poverino è stato sfortunatissimo. E poi per quanto riguarda Pina, se ora capiterà l'occasione giusta, perché lui è uno di quelli che mi è venuto a dire: mister, ma che consiglio mi dà? Ma come io rimarrei volentieri, giustamente, dice, ad allenarmi con i miei compagni di squadra, perché sono compagni forti e imparo moltissimo, perché allenarsi con uno o con un altro c'è differenza, perché se ti alleni con Mauro, se sei uno di quello che ha un po' di voglia di assorbire, riesci poi a portare a casa delle notizie giornaliere che ti possono servire per il futuro. Però allo stesso tempo poi e penso che con la società poi stiamo facendo lo stesso discorso, perché se andasse via da qui assolutamente bisogna trovargli una situazione dove gli garantiscono di giocare un po', perché lui ha bisogno di giocare un po'. Grazie e buona giornata. C'è ancora Barzo. Queste dunque le dichiarazioni alla vigilia di mister Luciano Spalletti. Grazie per essere stati con noi e come sempre vi auguro un buon proseguimento su Inter TV.